Ciao, io sono Sonia. Oggi vi farò vedere come ho costruito i lecco utilizzando i pattern che potete trovare nel mio negozio su Etsy. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace oppure lasciare un commento qui sotto. E andate a vedere la descrizione qui sotto se volete sostenere il mio lavoro e trovare anche dei link utili. Una volta stampati i fogli al 100%, allineo i lecco in questo modo. Tenete conto che questi sono ancora i prototipi, quindi potrebbe esserci qualche piccola differenza con le lettere sul vostro pattern. Sul foglio trovate anche una piccola misura per capire se avete stampato nelle dimensioni corrette, in centimetri e in pollici. Per costruire il prototipo sto usando un EvaFoam bianco dello spessore di 2 mm. Traccio le forme 2 volte, una dritta e una capovolta, per avere le cose simmetriche. Si può ritagliare con una semplice forbice. Per la parte che fa da base ci sono tracciati 2 bordi, uno più stretto e uno più largo. Io utilizzo quello più stretto perché ho la testa più piccola, ma se sapete di avere una testa grande vi conviene partire dal bordo più lungo e poi regolare man mano tagliando via l'eccesso. Per prima cosa incollo il davanti, poi il dietro e compongo la base per prima. Incollo utilizzando il mastice della Pattex. Poi unisco il primo lecco, prima con la lettera A, poi incollo le 2 aperture e lo chiudo sulla parte posteriore. Sul foam la pistola termica aiuta molto il materiale a prendere la forma. Poi incollo i 2 lecco alla base. Sto usando un foglio di carta per dividere le parti che non voglio che si incollino male. Dopo averci messo dell'imbottitura e un tappo per chiudere il lecco, hanno decisamente un aspetto migliore, anche se la base l'ho dovuta rifare diverse volte. Comunque, per incollare il lecco alla base l'ideale è imbottirli, poi chiuderli con il tappo e infine incollarli, partendo da questo segno di raccordo per attaccarli entrambi in modo simmetrico. Ora la base la vedete di foam nero perché ho staccato e riattaccato i lecco a 4 basi che ho rifatto ed ero stanca di sprecare il foam bianco. Questo è il risultato finale del prototipo e non ha niente male con il foam da 2 mm. Ovviamente è rigido e le code non si muovono, ma è perfetto se si vuole fare un semplice set fotografico, anche se indossato non è comodissimo. Poi Felix mi ha detto: costruisci di nuovo tutto, ma utilizza la gomma a piuma. Io gli ho dato ascolto e con un po' di peso sulle punte e un po' di imbottitura il risultato è 1000 volte più realistico e soddisfacente. Grazie Felix. Quindi se usate il pattern vi consiglio assolutamente la gomma a piuma. Un piccolo grande difetto della gomma a piuma è che è piuttosto fragile. Quindi per ovviare alla cosa ho cucito alla base una fascia elastica prendendo la misura della mia testa. In questo modo è aderente e più resistente quando la indosso. Questo è il primo lecco che avevo provato a fare con la gomma a piuma dello spessore di 5 mm e come vedete non so se si vede molto bene, ma all'interno purtroppo la gomma a piuma si è rotta, si è strappata e poi ho provato a rivestirlo con delle calze, però il risultato non mi è piaciuto tanto e comunque ho messo anche meno imbottitura qui, comunque si vede che sono un po' meno imbottiti. Mentre la seconda prova che ho fatto
volata via la luce, molto bene. Mentre questa è la seconda prova che ho fatto e ho utilizzato la gomma piuma dello spessore di 2 mm, che quindi è più sottile, potrebbe essere meno resistente, però l'ho imbottita di più e come vi ho fatto vedere nel video ho messo una fascia elastica cucita intorno per rinforzare. Ho fatto anche questa fascia provvisoria da mettere sopra, però devo ancora finirla. Direi che questa seconda prova è molto meglio, quindi l'ideale sarebbe utilizzare la gomma piuma dello spessore di 5 mm. Felix, l'ideale sarebbe utilizzare la gomma piuma dello spessore di 5 mm e mettere un po' più di imbottitura. Potete utilizzare anche la gomma piuma più sottile come ho fatto io, però sapete che potrebbe essere più fragile. Per quanto riguarda invece il rivestimento esterno, devo ancora decidere come fare. Le calze non mi sono piaciute tanto come rivestimento, forse potrei optare o per della stoffa o addirittura magari del lattice. Magari se voi proverete a costruirne un paio come questi potrete darmi anche il vostro parere. Spero che il video sia stato utile e di ispirazione. Se utilizzate i miei pattern taggatemi su Instagram e fatemi vedere i vostri lavori perché mi fa molto piacere. Per qualsiasi domanda non esitate a scrivermi. Ci vediamo presto!